Salve a tutti ragazzuoli e benvenuti nel primo episodio di questa nuovissima rubrica chiamata Metal Legion, rubrica interamente dedicata al nostro amatissimo underground italiano. In questo format non vedrete il mio faccione poiché protagonista assoluta sarà la scena estrema nazionale e ogni episodio sarà dedicato a una band o un progetto importante come impatto storico e o musicale per la crescita dell'estremo in Italia. Se quest'idea vi piace fatemelo sapere iscrivendovi al canale e lasciando un commento e un mi piace. Sono ben accetti consigli su come migliorare questo format e sulle prossime band da trattare. Detto questo, direi di iniziare con il video. Ci troviamo nei primissimi anni 2000, in particolare nell'anno domini 2005. Nonostante l'indubbio piede che stava prendendo la cosiddetta terza ondata black metal, caratterizzata da diverse influenze all'interno del tipico sound scandinavo, grazie a band quali Agalloch, Alcest, Wolves in the Throne Room e tanti altri, c'era gente che portava in auge il sound grezzo, primitivo e potente che tutti noi abbiamo imparato ad amare. Tra questi i più conosciuti sono probabilmente i Nargaroth e i Destroyer 66, che proprio in quegli anni sfornavano i loro capolavori, rispettivamente Semper Fidelis per i Nargaroth e Phoenix Rising per i Destroyer. Proprio nel nostro anno di riferimento, il 2005, usciva Hellfire dei 1349, che andava quasi a sfidare la tendenza alla pulizia del suono e le influenze melodiche e atmosferiche, con riff brutali che lasciavano decisamente poco spazio alla malinconia. Su questa falsariga, nell'inverno dello stesso anno, faceva la sua comparsa nell'underground italiano una one-man band molto particolare, con idee chiare e ancorate all'amore per quella filosofia di metal estremo che sarebbero permase ancora oggi. Parliamo di Obscurum Malum e della sua demo Crypta Vox, che ha lasciato un segno importante nella scena nazionale, pur non essendo apprezzata o compresa da tanta gente e non ricevendo all'epoca la meritata attenzione. Cryptavox è proprio ciò che potrebbe venirvi in mente se pensate alla filosofia black metal, pesante, grezzo, malinconico e ancorato fortemente alle radici della propria terra natale, cosa che in molte band underground italiane presero ad esempio, iniziando finalmente a cantare nella propria lingua madre. La cosa che ovviamente fu all'epoca criticata di Cryptavox era la registrazione non proprio ottimale, che si lasciava comprendere ben poco dall'ascoltatore. Durante un'intervista di Metal Italia, alla domanda posta a Lord Ishwa, fondatore della One Man Band, che recitava «Il disco è penalizzato enormemente dalla scarsa qualità di registrazione. Pensi di trovare un rimedio o preferisci che il sound rimanga così grezzo e underground?» La risposta del Lord fu decisamente eloquente. Sarò sincero, innanzitutto adoro da morire le produzioni dove c'è feeling oscuro. Penso che un'anima dannata non badi molto a questo. Tant'è vero che ho voluto mettere in evidenza la voce, ciò che, paradossalmente, era più mal registrata e mal fatta e avrebbe attirato certamente critiche sul mio operato. Sicuramente cercherò di migliorare la resa sonora globale, le tecniche di registrazione, ma se il mio demo suonasse con la produzione degli ultimi di Borgir non avrebbe senso. Meglio grezzo con qualcosa da dire che pompato ma sterile. Nonostante questa demo fosse certamente un semplice punto di partenza per la band, che purtroppo non ha goduto di buone recensioni, vi erano già le peculiarità che la One Man Band si è portata dietro fino ai giorni nostri. Un cantato in italiano, un forte legame al black metal più oscuro e una sperimentazione analogica geniale. Prendo ad esempio le voci registrate in posti abbandonati, come case o chiese diroccate. Un elemento presente nei primissimi lavori di Obscurum Malum che è stato invece abbandonato è la drum machine, in favore di qualcos'altro che vedremo più avanti nel video. Spostiamoci in avanti di 2 anni, nel 2007.
Il black metal con elementi folk e atmosferici emergeva sempre di più tra l'underground internazionale. E mentre gli irlandesi Primordial rilasciavano il loro sesto album in studio, To the Nameless Dead, e i Moonspell che collezionavano consensi e vendite grazie alla ristampa del loro capolavoro World First e al nuovo full length Under Satane, che diede il via alla loro vena gothic metal sempre più preponderante negli anni successivi, sul fronte italiano esordiva un progetto molto particolare che non ebbe grande fortuna, chiamato Old Goblin, con la sua prima e unica release, in questo caso una demo, Battaglia per il lago. E Obscurum Malum continuava a far parlare di sé con la sua seconda demo in carriera chiamata Effatah. Su detta demo divise la critica specializzata tra chi elogiava la produzione migliorata e chi prese in giro la produzione stessa, definendola registrata con un Walkman a 200 metri di distanza mentre si cammina in un garage. Cosa particolare è la presenza di un ospite alle vocals, Nefesh, amico del Lord, che si è occupato di tutte le tracce vocali del disco. Ed ecco che facciamo un balzo temporale di ben 12 anni, arrivando al 2 ottobre del 2019, praticamente l'altro ieri. In quest'anno sono usciti notevoli lavori sul lato mainstream internazionale. Tra All Star, 18° album in studio dei Darkthrone, che collezionava fior di consensi, Hallucinogen dei Bloodhouse Nord, disco completamente fuori di testa e lontano da tutto ciò a cui ci avevano abituati fino a quel momento, e un purtroppo non brillante di Heretics dei Rotting Christ, che divise nettamente critica e pubblico, non sono certo mancate le emozioni. Sul fronte italiano uscirono veri e propri capolavori, tra i quali è doveroso citare Fauci tra Fauci dei Letizia in Holocaust, Anorexia Obscura dei Tenebre in Perpetuum e World's Weather to Come dei Frost Moon Eclipse. Ma in quell'anno anche il nostro Lord riesce a dire la sua, con il suo primo full length Regina Noctis. Si trattava di un lavoro diverso rispetto alle due demo presentate precedentemente. Di black metal c'erano infatti solo la produzione grezza e alcuni riff tipici del genere, ma le vocals erano molto simili a dei canti sciamanici e la drum machine era stata finalmente abbandonata per lasciare il posto delle percussioni tribali, come tamburelli o timpani, cosa che ritroveremo anche nei futuri lavori non solo di Obscurum Malum, ma anche nei progetti paralleli del Lord. Il disco è stato registrato interamente su un 8 piste, senza post-produzione, regalando un feeling molto anni 90, e per scelta dell'autore non sono state rilasciate recensioni di sorta, perciò sfortunatamente Regina Noctis uscì piuttosto in sordina, riuscendo però ad attirare gli appassionati e a gettare le basi per il futuro del progetto. Arriviamo così ai giorni nostri, nel 2023. Quest'anno di lavori interessanti ne sono usciti a bizzeffe e continuano ad uscire. Pensiamo al capolavoro War Against All degli Immortal, al meraviglioso Heimdall degli Slade, o andando sul suolo italico vi citerei Fatherland dei leggendari Greenwald o Flagitium dei Tenebre Oboriuntur, per non parlare dell'omonimo debutto dei Creo, anch'essi con un cantato nel loro dialetto locale, in questo caso il sardo, che ha collezionato decine e decine di consensi. Tuttavia, il 1 febbraio esce Fantasma di Obscurum Malum, che nonostante la concorrenza riesce a non essere dimenticato o surclassato, grazie non solo alla particolarità dell'album, ma anche e soprattutto alla capacità del Lord di fondere insieme black metal, dark ambient e strumenti decisamente poco utilizzati con intelligenza e talento, creando una bellissima fiaba dell'orrore. La fantasma è infatti un'emarginata, una strega tipica del folklore meridionale, che nasce nella notte di Natale recando un'offesa a Cristo, citando lo stesso Lord Ishua. In questo album riusciamo a sentire certamente la sua parte più magica e oscura, ma allo stesso tempo possiamo sbirciare il suo lato umano, e questo è uno dei più grandi punti forti del disco. Ovviamente l'autore continua a utilizzare il dialetto campano per le vocals e vari particolari strumenti per le percussioni, rendendo il tutto analogico e strettamente ancorato alla propria terra. Per concludere, Obscurum Malum è uno dei progetti più interessanti e allo stesso tempo sottovalutati che abbiamo in Italia. Il motivo è presto detto. I lavori del Lord sono estremamente particolari e di non facile comprensione, ma se riusciste ad andare oltre al fatto che non si tratta di puro black metal e vi dedicaste a più ascolti approfonditi dei suoi lavori, riuscireste sicuramente a comprenderne tutte le più piccole sfumature e vi innamorerete come me ne sono innamorata io. In particolar modo questo disco è per me la consacrazione di tutto ciò che l'autore ha da dire, un'autentica perla dei giorni nostri.
Io vi ringrazio per aver seguito il video fino a qui, vi invito ancora una volta ad iscrivervi al canale, a lasciare un mi piace e a commentare. Noi ci rivediamo prestissimo in un nuovo video. Lead the fire!